eccoci qua con un filo in testa dopo un mese di prova e una location non grandiosa. Facciamo una recensione onesta di come ha funzionato il Volvo EC160e, per cui andiamo. Questo è il nostro Volvetto dopo un mese di prova. Allora, partiamo con l'unboxing. L'avete visto qua sopra, faccio vedere, c'è una live che ho fatto l'unboxing e viene spedito in una scatola bella, molto robusta e molto polistirolo. Allora, partiamo dalla cosa principale. Il mezzo è tutto metallo, ogni parte del nostro mezzo è praticamente in metallo, per cui già su questo possiamo dire che stiamo passando da un livello, passatemi il termine, giocattoloso a un livello semiprofessionale. Questo è il primo passaggio. Seconda cosa, non sia importante ma non è neanche da sottovalutare, abbiamo tutti gli sportellini per poter accedere all'interno del nostro mezzo. Lo giriamo, ecco qua ragazzi, per cui da questa parte risulta il connettore batteria, qui vedremo centralina e quanto altro, e questa parte qui abbiamo sulla centralina con l'interruttore per accendere il nostro mezzo. Non stupido ma è molto importante, è anche un po' difficile da aprire. Non avendo unghie faccio un po' di fatica. Lo sportellino per mettere il nostro personaggio al suo interno. L'unica parte in plastica, come possiamo vedere, sono i vetri, ok, sono in plexiglass, ma ripetiamo, tutto il resto è in metallo. Adesso partiamo dal movimento del nostro braccio. Ho fatto anche una live test per vedere se veramente i servomotori, servocomandi fossero come dicevano, perché veniva detto che avevano circa una potenza di 12 kg, ma sfattiamo questo mito. Perché allora il nostro mezzo può tirare su o sopportare un peso massimo di 3 kg, 3,2 kg, se non lui qua dietro, che questo è il nostro coperchio batteria ma anche contropeso, dopo i 3,2 kg lui tende ad alzarsi in questo modo e perdere la sua stabilità. Questa parte qui, cioè dove vediamo questo ingranaggio, qui al suo interno abbiamo un motorino con vite senza fine, motorino tipo quello, ok? Anzi, è proprio quello che serve per alzare questo braccio. Lui 4 kg li alza senza problemi, oltre non posso arrivare perché vi ho detto lui si alza e andrebbe a cadere. Per cui il motorino più potente che abbiamo è questo, che vi fa alzare questa parte di braccio e 4 kg li alza. Questi due servomotori con ingranaggi e motorino qua dentro, una vite senza fine qui, entrambi al massimo possono alzare 2 kg, non di più. Già se oltrepassiamo i 2 kg andranno in protezione e si bloccheranno, per cui non sforzateli, se no si vanno a rovinare. Il bello di questo mezzo, come ho detto, che passa dalla versione giocattolo alla versione sempre professionale, qual è? Lui sì, nasce elettrico ma è già predisposto per l'idraulico, per cui andremo più avanti a sostituire la parte elettrica con quella idraulica e avremo già un mezzo professionale. Ma non abbiamo solo questo difetto qui, ma abbiamo anche un difetto della ghiera centrale che fa muovere la nostra cabina, che quando noi lasciamo ha un brutto scatto e va a bloccarsi così. Naturalmente si può upgradare questo pezzo con un pezzo cuscinettato, ma verrà fatto quando verrà idraulico, per cui così come esce abbiamo questi servi che portano massimo 2 kg e la nostra ghiera interna che quando gira va a saltare. Un'altra cosa che mi dispiace, ma non, vabbè, si può ovviare, è la luce lampeggiante. Non viene fornita perché viene fornita solo di 1, 2 e 3 luci fisse. E l'amplificatore dovete mettervelo voi. Io l'ho messo in una porta qualsiasi della nostra ricevente, non posso comandare col telecomando, ma vabbè, passiamo questo problema. Non solo il mezzo è importante, ma anche la nostra radio, perché è, confronto ai mezzi precedenti, è molto più ergonomica e molto più sensibile nel movimento. Ha anche vari tasti in più, tra cui molti che non sono collegati al centralina, oppure come molti tipo questo qua che è il suono che non avendolo non possiamo usare questo tasto. E il vantaggio di questo mezzo è che possiamo comandarlo in due modi: il classico modo dove abbiamo
braccio anteriore e torretta da questa parte. Se noi switchiamo questa parte così, ci cambia, i comandi vengono invertiti, per cui in base a come voi imparate potete switchare con questo tastino e avere i comandi nel modo che volete. Un'altra bella cosa che subito non avevo guardato è che qua sotto abbiamo una porta USB-C. Cosa serve? Questo telecomando non servono le batterie perché ha una sua batteria interna che noi andremo a caricare con un semplice cavetto in dotazione USB-C che colleghiamo qua sotto e siamo a posto. Noi come premiamo due tastini qua per accenderlo, in questo caso ci dice che la trasmittente non collega la ricevente e abbiamo, lui indica che la nostra ricevente pensa che abbia il pieno di batterie. La parte bella, che adesso non riesco a farvi vedere perché dovrei collegarvi la batteria, che qui abbiamo i LED dove ci indica la nostra carica, per cui sappiamo quando è quasi ora di smettere di giocare, perché la carica piano piano andrà a scendere, verde, gialla, rossa, e poi il nostro mezzo si andrà a bloccare. Con un peso di 10 kg, circa 9,4 kg, abbiamo veramente un mezzo possente. Deludenti un pochettino, abbiamo detto, questi due pistoni qua, ma vabbè ragazzi, è elettrico e non possiamo esagerare. Mi fa un po' arrabbiare la torretta che gira e salta, però ripetiamo, stiamo parlando di un mezzo sì costoso, però non andiamo ancora nel livello professionale, però basta fare qualche upgrade e possiamo tranquillamente farlo salire di livello in modo eccezionale. La rottura di scatola, se posso essere sincero, è la batteria, scusate per il suono, che per toglierla, cosa che io non faccio perché li carico direttamente da questo sportellino, dovete smontare 4 vitine facilmente movibili con le mani oppure con un cacciavite a taglio, ma sono molto spesse. Avete questo pezzo qua che, come ho detto, è il poteggio di batteria ma anche un contrappeso, e togliete la batteria. Però si può anche accedere da questo modo, spingere la batteria in quella parte lì e la lasciare lì. Però dato che lì andrà in futuro il kit idraulico, devo abituarmi a mettere la batteria qua dietro, così da non rompermi le scatole e avere già la posizione. Qua all'interno abbiamo due motorini, uno per il braccio e uno per la torretta. Tutte le porticine sono chiudibili a calamita, come vedete hanno una calamitina per chiudere le porticine, tranne la porta, ma ha una bella chiusura ragazzi, tranquilli. Che la cosa che mi sarebbe piaciuto è che la porta avesse avuto un blocco, una calamita qua per lasciarla aperta e nel movimento sarebbe rimasta aperta, più bellina, ma non importa, si chiude e si arrangia. La cosa che mi ha stupito, anche se non si vede, questa Ben ha i denti amovibili, removibili, per cui ogni dentino ha la sua vitina, potete svitarlo e cambiare i denti, cosa molto interessante. Io ho già fatto il piccolo upgrade che non costava molto, ho messo lo sgancio rapido, per cui posso cambiare bene o male, bene o quanto altro, premendo semplicemente questo tastino. In futuro questo sgancio rapido verrà messo elettrico, tanto che se noi guardiamo qui abbiamo un forellino per far entrare i contatti elettrici per poter usufruire dello sgancio rapido o di qualcosa che qua si monta elettrico. Aprendo tutte il braccio, andiamo qua all'interno con i cavi qua nascosti e portiamo direttamente la corrente giù. Qua dovrà uscire il cavetto, come vedete, in questo modo qua, andare a chiudersi lì dentro e via. È facilmente apribile perché ho avuto un problema con questo servo, dato che grattavo gli ingranaggi e leggermente continua a grattare. Speriamo che mi mandino i pezzi di ricambio. Tutti questi tubi sono finti, a parte i tubi di corrente, ma questi qua verranno poi usati per passare al livello idraulico, una parte, l'altra parte naturalmente verrà messa nel kit. Questo modello si può smontare in tre parti, solo la cabina con 3 vitine qua sotto, si gira un po' la torretta e si svita. Tutto questo blocco qua sopra per poi accedere a centralino o eventuale kit idraulico. Abbiamo varie viti qua sotto, si smontano girando la torretta, oppure possiamo anche fare la manutenzione divisa dal carro sotto smontando questa gommina qui leggera, e l'ho fatto anche una live, l'ho fatto vedere, inserire un cacciavite, muovere questa ruotina che ha una molla interna, si tolgono i cingoli e di sotto abbiamo varie viti e si sgancia tutto il carro, per cui dovete accedere lì perché ha due motorini elettrici, uno per parte per far muovere i vostri cingoli, e lì purtroppo entrerà un po' di terra.
Come avete visto, dopo un mese di prova non posso lamentarmi, il mezzo scava veramente bene, il mezzo è veramente sensibile ai movimenti, si ha una precisione veramente eccelsa a confronto ai mezzi precedenti che avevo, naturalmente Wina. Il mezzo è pesante, i cingoli camminano in una maniera bellissima e poi sono regolabili da delle rotelline sovrastanti, per cui anch'esse sono proporzionali. Tolti quei piccoli difetti, che naturalmente è un giocattolo, anche se è semiprofessionale, dobbiamo comunque capire che ha dei limiti, però questo mezzo, secondo me, per passare da un livello giocattoloso a un livello professionale è l'ideale. Il prezzo è abbastanza accessibile, tra virgolette, è abbastanza abbordabile, perché la sua versione idraulica costa veramente tanto. Però se voi cominciate a comprarvi lui e poi passare all'idraulico, fate, come si può dire, una mezza spesa alla volta e magari si ha questa convinzione di spendere meno, anche perché non si spende meno ma si spende in due parti, ed è la cosa, secondo me, per chi non può, è migliore. Allora, nel complesso possiamo dargli un bel 9, a mio parere, anche se sono ignorante in materia, ma per quelli che ho usato e questo che sto usando, veramente sono ultra felice, ultra emozionato e ultra contento. Riesco a fare molte cose di più confronto agli altri mezzi, avendo una radio migliore e un mezzo decente. Naturalmente ricordiamo che passando a un mezzo idraulico, radio e tutto andrà via. Dobbiamo conquistare un'altra radio, ma lì sarà una cosa futura. Detto questo, ragazzi, 9 kg e circa 9,4 kg di potenza, 4 kg sul braccio maggiore e 2 kg sugli altri, dai, un bel 9 se lo becca volentieri. Cercate di usarlo con cognizione, naturalmente non sforzatelo, non andate oltre i suoi limiti. Per fortuna ha dei blocchi, come voi sforzate lui si blocca un attimino per non farvi bruciare niente, e questo già è una cosa seria. Detto questo, dalla stanzetta un po' insolita, dal nostro Volvo EC160 è tutto. Io vi auguro una buona serata, naturalmente iscrivetevi, alla prossima, ciao grandi.